Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica. Innanzitutto spero che le vacanze di Natale stiano andando per la maniera migliore. Io penso un paio di chili di averli già guadagnati. In questo video parleremo di quello che riguarda il terzo trimestre del 2021, un trimestre molto interessante che ha veramente ad ampio spettro, passando da quelle che sono le autovetture più care fino a passare a quelle che sono le cittadine più economiche. Anche perché nel video scorso, quello precedente ancora del primo e del secondo trimestre, qualcuno mi ha detto cavolo, ma qui si sta navigando veramente alto. Ed è vero, ci sono alcuni trimestri, alcune vetture anche in questo trimestre che insomma navigano, diciamo, per prezzi un po' maggiori, ma questo io credo sia una cosa importante e determinante, anche perché coloro che hanno la possibilità di spendere determinati quattrini vogliono anche, diciamo, acquistare determinate vetture, e io credo che lo spettro elettrico debba andare sia per le cittadine economiche sia per le ipercar, in maniera tale da dare uno spettro generale più ampio possibile per tutte le persone che vogliono acquistare una vettura elettrica, per le persone, diciamo, normali come noi, fino a passare a quelle persone imprenditori o figli di papà che hanno comunque sia disponibilità aliosa, ecco, mettiamola in questa maniera. Come diciamo, ora andremo a vedere il terzo trimestre del 2021 e ne approfitto anche per farvi gli auguri del miglior anno, proprio in vista del Capodanno prossimo. Non so se riusciremo a fare il quarto video, però intanto mi mando un po' in avanti con gli auguri e andiamo a conoscere insieme il terzo trimestre. Andiamo! Cominciamo il mese di luglio come avevamo abbandonato il mese di giugno, con il gruppo BMW, con la nuova BMW i4. Lunga 4650 mm, sarà una berlina delle grandi prestazioni. Avrà un motore da 530 cavalli, capace di uno 0-100 in 4 secondi. Il pacco batterie conta 80 kWh con una autonomia di ben 600 km. La ricarica sarà in trifase da 11 kW e avrà una DC da 150 kW. Il prezzo? Poco sotto i 100.000 euro. Continuiamo il nostro tour con il gruppo Hyundai. Parliamo della Ioniq 5, prima vettura realizzata con la nuova piattaforma eGMP. Disponibile già in questo momento su alcuni mercati con la versione First Edition, avrà 313 cavalli, una batteria da 58 kWh ed un'autonomia di 450 km. Ottimo anche lo spunto, lo 0-100, che si ferma a 5,2 secondi, e grazie alla tecnologia a 800 volt avrà una ricarica da 15 minuti per il 20-80% in DC e una AC da 11 kW. Sembra addirittura che la DC sia da 232 kW, però questo ancora non lo so per certo. Importante poi le misure di questa prima vettura brandizzata Ioniq: 4640 mm. In un secondo momento disponibile anche una batteria da 73 kWh. Il prezzo? Ancora da dichiarare. Altra vettura elettrica in arrivo per il mese di luglio è la Mercedes EQA. Il battesimo l'avrà il prossimo 20 di gennaio. Lunga 4450 mm, è dotata di un motore da 272 cavalli. Lo 0-100 si attesta sui 5 secondi. Tiene un caricatore AC trifase da 11 kW ed una DC da 100 kW. La batteria conta 60 kWh e l'autonomia si attesta sui 400 km. Per il prezzo dobbiamo aspettare gennaio, ma si mormora sui 45.000 euro. Andiamo a vedere un pochino quello che è il mese d'agosto e cominciamo con il mondo delle ipercar. In arrivo la Lotus Evija, sperando che si legga in questa maniera. Attaccata a terra grazie ai suoi 10,5 cm dal suolo, sarà disponibile con 5 differenti modalità di guida, e ascoltatele bene perché i cavalli qui vanno per un numero molto alto. Avremo la modalità Range, in cui avremo solo 1000 cavalli e 800 Nm con trazione posteriore.
Avremo poi la modalità City per sollevare quello è l'asse posteriore per passare quelle che sono le strade sconnesse. Avremo la modalità Tour che diventa 4 ruote motrici, 1400 cavalli grazie ai suoi 4 motori. Avremo la modalità Sport con 1700 cavalli e 1500 Nm. E abbiamo infine, perché non bastava, la modalità Track con addirittura 2000 cavalli e 1700 Nm, con 2,3 secondi per lo 0-100 e 320 km di velocità massima. Sarà realizzata in 130 esemplari e avrà 400 km di autonomia. Il prezzo, ragazzi, non mi trattate male, 2,7 milioni di euro. Se qualcuno ha 2 soldi da parte. Altro mezzo di Mercedes in arrivo, la Mercedes EQB. Di dimensioni ovviamente maggiori rispetto alla EQA, avremo 4760 mm di lunghezza. Avrà più step di batterie, partiamo da 60 kWh per arrivare fino a 110 kWh, così come anche il motore da 204 cavalli, 272 cavalli o 340 cavalli. L'autonomia, per quanto riguarda il pacco più piccolo, parte da 400 km. Il prezzo? Sembra che saremo tra i 50 e i 55 mila euro. In arrivo anche quella che è l'attesissima di Nissan, per finalmente dargli un po' lo spunto, visto che con la Leaf naturalmente sta andando un po' per le peggiori, perché ha alcune mancanze non indifferenti che vengono risolte su questa vettura, la Nissan Ariya appunto. Non più prodotta, sembrerebbe, nel Regno Unito a causa Brexit, ma arriverà direttamente dal Giappone. Lunga 4590 mm, avrà più step di batteria, 63 kWh e 87 kWh. A trazione posteriore o integrale avrà un caricatore AC di ben 22 kW e una DC di 130 kW. Il motore conta 218 cavalli e avrà uno spunto per lo 0-100 di 7,5 secondi per quanto riguarda la standard. E con la 279 cavalli il 5,9 secondi per quanto riguarda lo 0-100, per la versione naturalmente quella più spinta. Si parte da 340 km di autonomia fino a 500 km di autonomia, dipende un po' quella è, diciamo, l'allestimento di batteria scelto. Il prezzo? Si parla dai 50.000 euro. Andiamo a vedere quello del mese di settembre, poi altrimenti dite che il mondo EV naviga solo per le fasce alte di prezzo. Guardiamo che in questo mese c'è uno dei mezzi più importanti, più interessanti e più ricercati anche nel web per quanto riguarda il mondo elettrico. Parliamo della Dacia Spring. Look da mini SUV urbano, sarà lunga 3730 mm. Avrà un motore di 44 cavalli, che naturalmente non la fa eccellere per quanto riguarda lo 0-100, che si ferma a 15 secondi. La batteria conta 26,8 kWh che le permettono 225 km in ciclo WLTP. La ricarica è in monofase o abbiamo anche optional, quello è la CCS da 30 kW, quindi un mezzo cittadino che potrebbe essere importante. Il prezzo? Non dichiarato ancora, ma si mormora sui 20.000 euro. Questo trimestre super ricco di novità e di mezzi ricercati per quanto riguarda il mondo elettrico, continuiamo con un'altra vettura super attesa. Parliamo della Cupra Elborn. Vettura che sostituisce quello che doveva essere la Seat Elborn e avrà la versione e sarà proprio la versione sportiva della ID3. Dotata di 77 kWh e 500 km di autonomia, questo sarà il suo biglietto da visita. Uno 0,50 da 2,9 secondi e uno 0-100 di 6,5 secondi, grazie ai suoi 204 cavalli.
Avrà una trifase da 11 kW e una DC da 125 kW. Completano questo interessante mezzo la misura di 4260 mm di lunghezza. Prezzo? Anche in questo caso ancora non dichiarato, ma si parla che dovrebbe superare leggermente i 50.000 euro. Ragazzi, spero di aver fatto un buon servizio e di avervi un pochino illustrato quello è il terzo trimestre 2021, un trimestre meraviglioso perché ci sono mezzi che partono da, come dicevamo, dalla Dacia Spring fino ad arrivare alla Lotus, insomma si fa pesare non poco sul budget, ecco, mettiamola in questa maniera. E io dalla nostra vettura elettrica, la Opel Corsa, spero di avervi fatto un buon servizio. Vi voglio ringraziare ancora, spero davvero di poter fare il quarto video prima della fine dell'anno, ma non sono sicuro. Nell'eventualità vi voglio fare i miei migliori auguri per un 2021 luminoso ed elettrificato e elettrizzante, vorrei quasi dire, e spero di avervi sempre con me nella ricerca della vostra vettura, nella ricerca di quelle sono le informazioni sul mondo elettrico e nel vedere insieme al sottoscritto quello che vuol dire vivere in elettrico, e spero naturalmente di poter fare qualche viaggio un po' più lungo del casa lavoro per poterla testare per meglio, perché fino ad ora è capitato raramente di fare viaggi leggermente più lunghi per diciamo distanze importanti, ecco. Io ragazzi quindi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e ci vediamo qua nel prossimo video e buon 2021 ragazzi, ciao e alla prossima, e sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico, ciao ragazzi.